Ma la se critica. noi ancora oggi mangiamo, beviamo, dormiamo, parliamo, facciamo cose perché l'ha detta Kant. Noi non ce ne rendiamo nemmeno conto. La Ah, vediamo ma è nell'ordine no, però la dico, cosa, non è non che... è da tutti. Cioè, Sì, io vabbè, io conosco persone che a 75 anni dicono no, io sono giovane. Non è vero. Ha creduto che se si fosse masturbato sarebbe diventato scelto. La gente ci crede. Come si può credere in un'idiozia simile? Deve costare la cultura, perché è un investimento per i prossimi secoli. certo. Se non fosse stato per l'Armata Rossa che impegnava i tedeschi sul fronte orientale, probabilmente perdevano pure la seconda guerra mondiale. Si vuole. Tu per insultare qualcuno una volta gli dicevi che era un cornuto, ora gli dici che è un ideologo. Tornare un attimo indietro, quando ci raccontava, vedevo molto un legame molto forte con suo nonno. Era una Sì, persona che era molto vicino a lei, se l'è ritrovato molto. molto, perché Sì, l'ho notato sì, proprio nel modo in cui... molto. Pensa che quando uscivo da scuola, perché il liceo non era lontano da casa del nonno, mentre io abitavo lontano perché il liceo era in città, mentre noi da molti anni abitavamo a Mondello. Quindi io dovevo prendere il filobus allora per andare a casa. E allora per arrivare subito al sodo, io me ne andavo a mangiare dal nonno, che Era la invece cosa più abitava vicino. conveniente. Ecco, che abitava vicino. E così non solo le narrazioni di cui ho parlato, ma esisteva un'assiduità, una frequentazione quasi quotidiana. E invece adesso abbiamo parlato della sua famiglia, vorremmo parlare un po' più di lei nel personale, anche nel Ma percorso che ha guarda, fatto. qualche volta mi hanno chiesto la mia biografia. Ora, nella mia biografia ci sono due soli eventi veramente importanti, rispetto ai quali tutti gli altri non contano nulla. Essere nato e essere ancora vivo. Rispetto a questi due fatti gli altri valgono poco. Poco conto. Poco. Se non fossi nato e se non fossi ancora vivo, tutto il resto si svuota. E quindi no, sono nato a Palermo, sono andato a scuola a Palermo, ho avuto per fortuna alle elementari una maestra che ancora ricordo, che si chiamava Margherita Gueli. Io insegnavo all'università, ma il ruolo dei professori di università non contano nulla, quello che veramente contano sono i maestri delle elementari. Perché da questo punto di vista ragione hanno i gesuiti quando dicono datemi i primi 10 anni di vita di un individuo e tenetevi il resto, perché io nei primi 10 anni quello che dovevo fare lo faccio. Mhm. Ed è vero. E poi ho fatto la scuola media, come tutti, poi il liceo. Quando ho finito il liceo e mi dovevo iscrivere all'università, confesserò che ho avuto un attimo di titubanza, che mi sentivo fortemente attratto verso la filosofia, perché al liceo avevo avuto un professore, Silvestri, che mi aveva coinvolto profondamente. Il professore Silvestri entrava in aula e diceva oggi avrei dovuto parlarvi, che so, di Hegel, tanto per dire, Mhm. o di Cartesio, a seconda. Ma questo ve lo leggete sul libro. Oggi vi parlo e cominciava a parlare della vita, del mondo, dei comportamenti, degli atteggiamenti umani, dei fatti e delle storie, tali da riuscire a inchiodare una classe di 30 giovani lì a pendere dalle sue labbra. E mi aveva così coinvolto che ho avuto quei momenti di dubbio ai quali facevo riferimento. Poi viceversa hanno prevalso le tradizioni di famiglia, perché io sono credo l'ottavo ingegnere, mia figlia è il nono. Le tradizioni di famiglia, dicevo, ho varcato la soglia della facoltà, così si chiamava allora. Oggi questo termine non si usa più.
ma io ci sono rimasto legato lo stesso dalla facoltà di ingegneria che avevo 18 anni in entrata e ne sono uscito che avevo fatto più di 70 anni in uscita, appunto, quando sono andato in pensione. Quindi ho trascorso la stragrande maggioranza della mia vita all'interno delle mura della facoltà di ingegneria. Deve essere una grande soddisfazione poter dire di essere così tanto attaccati a un luogo o comunque una professione. Sì, è una professione che mi è piaciuta e che mi ha dato anche belle soddisfazioni, devo dire la verità. Quando sono andato in pensione, la casa, che era una villa a Mondello che esiste ancora, l'ho donata a mia figlia, anche perché quando il denominatore è 1, la divisione è facile. L'ho donata a mia figlia e io sono venuto a vivere, quella era la casa paterna, Sì. sono venuto a vivere qua che era la casa materna dove ormai quindi vivo da 9 anni, forse 8 e mezzo, ma più o meno tanto. Quindi sempre parlando di più o meno questo settore e cercando, smanettando personalmente un po' su internet, è saltato fuori che lei ha avuto anche varie progettazioni, più che altro portuali, proprio No, io insegnavo costruzioni marittime e non solo in campo scientifico e didattico mi occupavo di costruzioni costiere, di ingegneria delle coste, ma anche professionalmente facevo progetti di porti. Anche quello dei tre mestieri, il primo l'ho fatto io. è il suo. Il primo che fu fatto, non il secondo l'ho progettato io allora. E poi ho lavorato a Milazzo, ho progettato per intero il porto di Marina di Ragusa, ho progettato in Corsica il porto dell'Ile de Cavallò, che era ed è ancora un posto rinomato, che so, il più pezzente era Caroline di Monaco che aveva la vita, no? Ho fatto anche un progetto alle Antille per restare all'estero. Ancora ora sto facendo qualche cosa a Santa Margherita, Ligure, forse anche a Portofino, ma Riesce a tenersi impegnato anche. sì, beh, molto meno di come non fosse prima, sia perché i tempi sono molto più difficili di quando io ero nel pieno della mia attività professionale. E poi perché naturalmente, gradatamente, le forze abbandonano non solo il fisico, ma anche l'intelletto. Mm. Molto, cioè, poterne parlare a posteriori così con molta serenità, dire che comunque più andando avanti meno si riesce a produrre. Ora noi la vediamo. Ma è nell'ordine È naturale no, però delle dico, cose, non è non è che... da tutti. Cioè, Sì, io vabbè, conosco. io conosco persone che a 75 anni dicono no, io sono giovane. Non è vero. Eh, che a 75 anni uno ancora dice no, io sono giovane. Eh, quando si diventa vecchio allora? Nella scorsa puntata abbiamo avuto un professore di genetica, diciamo che non la penserebbe allo stesso modo. Ma è così, è nell'ordine naturale delle cose. Io direi che si raggiunge la piena maturità in un decennio che è prezioso per l'attività professionale, che è quello fra i 40 e i 50. È quello di massima produzione, anche di massimo impegno. Poi magari è da 38 a 52, ma il decennio è quello. Anche perché vi posso dire che è un decennio nel quale ancora il professionista, ma anche il docente universitario, continua a studiare. Poi dopo non studia più. E quindi vive di ciò che sa, vive della esperienza che ha acquisito, vive perché ha mestiere, sa come presentare le diverse tematiche, ma non è più aggiornato se non marginalmente. Infatti, se si tratta di andare dal medico,
io preferisco andare da un medico che ha 50-55 che non da uno, ancorché luminare, che di anni ne ha 80, perché è fermo da almeno 20 anni. Quindi poi da una certa età inizia un lento declino. Inevitabilmente, ma anche il fatto che non si studia dipende dal declino. Perché voi che studiate lo sapete, studiare è una fatica, non è una cosa da niente, non è un'attività né facile né leggera. Impegna molto tempo, impegna concentrazione che va raggiunta con un impegno psichico che grava sulla persona non meno di quello fisico. Studiare è faticoso e quindi quando le forze abbandonano si studia meno. Secondo lei quanto è importante trasmettere ai giovani il valore della memoria storica? Poi in questa puntata ne abbiamo Ma parlato. secondo me ehm, si usa poco ora, ma è fondamentale perché se tu non sai da dove vieni è difficile che possa stabilire dove andare. Chi comanda non vuole, c'è lui che si occupa di queste cose, nonostante faccia medicina, ha questa passione, capisco, per le materie umanistiche, no? Sì, molto direi. Ma tu sei un nemico di chi comanda, perché chi comanda, che è il grosso capitalismo di finanza, diciamo la verità, diceva, diceva Sciascia, che quell'ambiente lo conosceva per avere frequentato il Parlamento perché era deputato. A proposito di ministri, sottosegretari, capi del governo, deputati, diceva il potere non è là, il potere è altrove. E si riferiva proprio al fatto che chi determina le cose del mondo sono quelle 10, 20, 30, 100 persone, la stragrande maggioranza delle quali vive in un'attica Wall Street, del mondo non sa quasi nulla, che determina quello che si deve fare ogni giorno. Ora, questa gente ha un terrore. Il terrore è che si possa studiare le materie umanistiche, perché ben si rende conto, e ha ragione, che immagina se avesse studiato tecnologie meccaniche, anziché occuparsi di studiare la filosofia della sinistra hegeliana, Marx quanti guai avrebbe evitato a tanti di questi? E quindi che non venga in mente a qualcuno che legge la storia e legge la filosofia, che non venga in mente a qualcuno di questi di cominciare a scrivere cose nuove, non dico solo come Marx, ma anche come Voltaire, per esempio, no? Sulle cui insegnamenti poi è nata la rivoluzione francese, non è che- Una cosa o molto. Rousseau addirittura, peggio ancora, che non gli venga in mente qualcosa che conduca a un rinnovato 14 luglio 1789. Che poi, Perché che poi l'aspetto umanistico è quello che è se da là che studiato dà parte. più Ma la se critica. noi ancora oggi mangiamo, beviamo, dormiamo, parliamo, facciamo cose perché l'ha detta Kant. Noi non ce ne rendiamo nemmeno conto. Se i primi 700, 800, 1000 anni sono stati condizionati da ciò che aveva detto Aristotele, le cui parole non sono state alla base dei comportamenti per 1 o 2 giorni, ma per 1000 anni, ipse dixit addirittura, no? Oggi noi siamo fortemente condizionati da quello che ha detto Kant e poi appresso anche altri. Pare anche Hegel, anche se dicono che leggere Hegel, io non l'ho mai letto perché non sono in condizione di leggere, sia una cosa difficilissima.
Ma tutto parte da là. E può succedere che in un tempo brevissimo cambi la storia del mondo, perché come voi ben sapete, gli stati generali sono stati convocati alla fine di maggio, primi di giugno, una cosa del Sì. genere. E la presa della Bastiglia del 14 luglio non era passato nemmeno un mese e mezzo ed è cambiato il mondo. Ma anche in Russia nessuno avrebbe mai potuto immaginare che si fucilava lo zar. Ma lo zar non è zar per il suo capriccio, è zar perché Dio ha voluto che fosse zar. E questo la stragrande maggioranza dei russi ne era convinta. Eppure è stato fucilato. Quindi succede ogni tanto nella storia dell'umanità che in pochi giorni cambi tutto. Ecco allora che bisogna evitare che ciò possa accadere. E per evitare che ciò possa accadere, studiare appunto tecnologie meccaniche, fare studiare informatica, fare studiare materie fondamentalmente scientifiche, mai umanistiche, perché il pericolo viene da là. C'è anche uno slogan che poi si diffonde spesso fra la gente e anche qualche volta qua l'ho sentito io, di cultura non si mangia. È un grandissimo rischio inculcare ciò No, nella mente. questa è una idiozia colossale, Sì, perché la cultura non deve produrre, deve costare. ha un valore a Sia sé. chiaro, tu produci e produci dell'altro una parte di ciò che ricavi con ciò che produci, lo spendi per fare cultura. Deve costare la cultura, perché è un investimento per i prossimi secoli. Certo. È giusto, quindi. È un capitale messo da parte che renderà, quando tu vai a scuola, a cominciare dalle elementari a 7 anni fino a quando tu che fai medicina finirai a 30. Sì, Tutto va bene. specializzazione. Finirai a 30. Quindi se tu hai impegnato i primi 30 anni della tua vita per raggiungere un obiettivo, la ricaduta di questo obiettivo sarà nei successivi 30 anni. E questo, come vale per te che fai medicina, vale per tutte le forme culturali. Tu vai a scuola, È un studi. investimento Nel personale. momento in cui tu vai a scuola a 7-8 anni, cosa ci vuoi ricavare? Ci vai consapevole, o forse non consapevole, ma così è lo stesso anche che non ne sei consapevole, perché ricaverai il vantaggio di quell'impegno quando di anni ne avrai 30, 40, 50. Io ancora ricordo la mia maestra delle elementari e di anni ne ho quasi 80, eppure me la ricordo ancora. Vedi come profondo è il segno. Non ho ricavato nulla nel momento in cui la maestra quella entrava in aula e spiegava. In quel momento nulla. Però oggi, dopo che sono passati 70 anni, io ancora ricordo quei momenti e ne traggo vantaggio. Quindi la cultura non deve... È giusto che la cultura non produca, perché la cultura deve costare, perché è un investimento per il futuro. E secondo lei, ad oggi, a livello culturale, siamo progrediti o siamo andati tornati indietro? Nell'immaginario collettivo, intendo. No, ti chiamano Nino? Sì. No, Nino, è molto peggio. Perché come tu ben sai, tutto ciò che comincia finisce. Di eterno, per chi ci crede, c'è solo Dio, per chi non ci crede neanche quello. E quindi non solo finisce l'uomo, comincia quando nasce e finisce quando muore. E non ne può fare a meno di finire. Ma finiscono anche le cose. Le foci dei corsi d'acqua si riempiono di detriti e il mare finisce per diventare pianura. Perché la pianura padana l'ha fatta il Po piano piano, ha fatto la pianura padana.
e quindi il mare che c'era lì è finito, quindi finiscono anche le cose. Per assurdo, anche il sole un giorno si spegnerà. A miliardi di anni succederà. C'è da aspettare per vedere il sole che si spegne, ma sappiamo scientificamente che anche il sole si spegnerà. Quindi tutto ciò che comincia finisce. Non solo le cose vive, animali e vegetali, ma anche le cose inanimate. In questo elenco di cose destinate a finire ci sono tutte quelle che hanno matrice umana. E quindi finirà l'uomo, ma finiranno anche le società che l'uomo ha formato. Anche l'impero dei faraoni è finito. Non è che è durato, credo, 2000 anni, Sì. ma è finito. Anche l'impero degli Aztechi è finito, a opera degli spagnoli. Anche quello degli Incas è finito. È cominciato ed è finito. Alcune volte a causa di altri uomini, altre volte a causa di eventi naturali, un terremoto, un'eruzione vulcanica. E quindi anche quello nel quale noi viviamo, al quale possiamo dare una data di inizio simbolica, tanto ormai è passata, prima o poi finirà. E secondo me è entrato in questo momento in cui parliamo, è nella sua fase agonica. Sta finendo. Uno stage finale che Per non carità, rende molta giustizia. Claudio, i tempi della storia sono lunghi. Capace che questa agonia dura 200 anni. Sì, diciamo che non è che Che- domani finisce la che- democrazia. che per noi sono un numero enorme. Però nella perché- storia sono pochi. Però nella storia 200 anni All'altro ieri, praticamente. è poca roba, no? Se tu pensi che Da quando c'è l'essere umano, 5 milioni esatto. di anni, è un 200, secondo. 200 anni sono poche pagine di storia. Che poi noi umani abbiamo Però io, ma perché la crisi non è che stiamo attraversando, tu studi economia, Sì. ma la crisi non è economica, la crisi è etica. Sì. Che poi ovviamente va anche a riversarsi su quello, ovviamente. La Si parla, crisi ci è sono etica. tanti macro La argomenti. crisi è etica, si crede in poco e lo si crede malvolentieri. E poi vedete, ragazzi, c'è una cosa che mi turba particolarmente, e cioè, cosa della quale tu puoi parlare con tuo padre, perché nonostante sia molto più giovane di me, quanti anni ha tuo padre? Una Mio padre? sessantina? No, 50? Meno? Più. 50? Ah, sopra i 50, ma non poco 60. più di mia figlia. Però è arrivata a coglierlo. Quando io ero ragazzo, si riteneva che l'aspetto fondamentale di valorizzazione di un individuo fosse la sua ideologia. Anzi, addirittura, quando invece si manovrava per il tornaconto, lo si mascherava di ideologia, perché era quasi vergognoso dire che le mie azioni sono governate dal tornaconto, cioè dalla ricaduta materiale che il mio agire può produrre. E si diceva no, io lo faccio perché credo in questo, perché credo. Oggi per insultare qualcuno gli si dice che ha motivazioni ideologiche, cioè tutto il contrario. Se qualcuno ti dice che opera perché ha un obiettivo concreto da raggiungere, è un'anima pia. Se invece dichiara che le sue sono motivazioni ideologiche, lo si guarda con sospetto. Si sente dire spesso: no, tu sei mosso da ideologia. E allora? Come se Ma fosse meno una male, Co- cioè, meno male, ma meno come male. se fosse un insulto. Tu sei mosso da mania omicida, ecco. Tu per insultare qualcuno una volta gli dicevi che era un cornuto, ora gli dici che è un ideologo. Si sta rivoltando il mondo al contrario. Questo è un segno evidente del fatto che la crisi è etica. E mentre penso che la crisi economica si possa risolvere
in alcuni anni, se c'è. Ci sono state Que- tante crisi anche esatto. peggiori di queste. La crisi etica è difficile da recuperare, molto difficile. Ci sono società che sono scomparse per avere per essere state pervasi da crisi etiche. Anche la caduta dell'impero romano, che è durato solo l'impero, se facciamo il dominio dei Romani arriviamo a 800 anni o quasi, no? Mhm. Non è roba da poco, però è caduto, ma è caduto perché fondamentalmente perché c'è stata una crisi etica dovuta al malvezzo degli imperatori di quel tempo, dovute al discredito che oramai il popolo di Roma sentiva nei confronti delle proprie istituzioni, fino a quando non sono arrivati quelle che noi chiamiamo le invasioni barbariche, A dare il colpo di ma grazia. le invasioni barbariche le chiamiamo noi in Italia. Se parli con uno del nord Europa, non le considera invasioni barbariche, le considera invasioni, Come ma si- non barbariche. Le invasioni barbariche, ho in mente questa immagine che non so se è vera, che quando i barbari sono arrivati a Roma hanno messo il collare ai senatori, li hanno attaccati col guinzaglio e se li sono portati sul lungotevere a passeggio al posto dei cani. Il che non deve essere stato piacevole per i senatori romani. Però poi, come già abbiamo detto, poi hanno fatto le cattedrali gotiche. Quindi un segno importante nella vita dell'umanità l'hanno lasciato. E mentre dal punto di vista culturale qua in Italia lei come la vede? Tipo, mi ricordo, abbiamo fatto una chiacchierata e volevo collegarmi al recente referendum che c'è stato e quando una popolazione è chiamata al voto, quanto è importante a livello culturale. Per esempio, io mi immagino quante persone erano davvero interessate e sapevano bene l'argomento per Pochissimi, per la quale stavano andando a votare. pochissimi. Io ho sempre pensato, e tuttora lo penso, che la gente è andata a votare non per motivazioni culturali, ma in asta alla Meloni. Più per partito preso che E quindi qua per... torniamo un po' al rendiconto. Esatto. Più in asta alla Meloni è andata a votare che non perché delusa dalle promesse fatte e non mantenute, e quindi è andata a votare contro, il che non significa che poi non venga nuovamente come i marinai di Ulisse coinvolta dal canto delle sirene, ma solo Ulisse su tanti che erano si è messo i tappi di cera alle orecchie, gli altri no. No, no, al contrario, gli altri si sono messi il tappo e invece Ulisse volle sentire per capire quanto potessero essere false. Ora i tappi alle orecchie non se li mette più nessuno. Parliamoci chiaro, ragazzi, la gente crede a tutto quello che gli racconta. Pensa tu che per secoli, la stragrande maggioranza dell'umanità, la nostra umanità, l'umanità dell'Oriente non lo so perché non la conosco e quella dei nativi americani nemmeno, ma la nostra per secoli ha creduto in maniera convinta e fra questi c'è la classe di età alla quale appartengo, ha creduto che se si fosse masturbato sarebbe diventato scelto. La gente ci credeva. Come si può credere in un'idiozia simile? Vai a capire poi le basi scientifiche Nessuna. che additavano. Però siccome glielo dicevano spesso, lui si è Una convinto. credenza che E lui poi... etico, naturalmente, si è convinto. Cosa? Che probabilità esistono, statisticamente parlando, che una scimmia messa davanti al computer Possa descrivere le opere di Shakespeare. possa cominciare battendo i tasti a caso. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai E quante righe può andare avanti casualmente? Le probabilità sono infinitesime. Statisticamente potrebbe succedere, però... No,
La statistica non lo esclude. Assolutamente, però diciamo che Non so quanti zeri dopo la virgola Esatto. ci dovrebbero essere per che accada una cosa simile. E così E quindi è una direzione che si può correggere in che maniera? se si può Lei è stato anche correggere. docente, quindi anche ha avuto modo di e perché parlare con... correggerla? Verrà. Dice che la storia deve fare il suo corso. Esatto. Si può provare a correggerla, ma la vedo difficile perché quante società che sono scomparse. Parlavamo dei bizantini nel sud Italia, quando sono sbarcati i normanni, avrebbero voluto correggere e non ci sono riusciti. Gli arabi in Sicilia avrebbero voluto correggere. Ora spero che la mente non mi inganni, ma ci fu una battaglia a Enna, anche quella fra arabi e normanni, in cui gli arabi erano 10 volte, forse più, dei normanni. La battaglia l'hanno persa. Ma anche nella storia più comune, i russi, che è sempre stato un esercito incredibile a livello di numeri, e perdeva contro eserciti minori, perché Scusami. Gli americani hanno perso contro l'Iraq. sì. E cercano di nasconderlo. Sì, esatto, ma abbiamo capito tutti che hanno perso. Una guerra che deve essere lampo. Venerdì vanno a firmare la resa. Ma d'altra parte, ragazzi, tutte le guerre, almeno quelle del dopoguerra, le hanno perse tutte gli americani. Sì, Vietnam. Ti ha graffiato, mi Sì, dispiace. no, non si preoccupi. A cominciare dalla guerra di Corea per finire a quella in Afghanistan, per non parlare della guerra del Però a Vietnam. livello di comunicazione sono sempre stati un Certo, pochettino... perché tu non puoi chiedere a chi ha perso di dichiarare che ha perso e quindi... Ma l'hanno persi, di fatto. Chi può sostenere che hanno vinto la guerra del Vietnam? Nessuno. Chi può sostenere che hanno vinto la guerra in Iraq con quello che è rimasto dell'Iraq dopo la fine della guerra? Chi può sostenere che hanno vinto la guerra in Afghanistan, Dopo dove c'erano sì, i talebani prima e i talebani ora? E allora che ci sei andato a fare? 20 anni Hai di... perso 20 anni, tu hai fatto la propaganda all'America. Per la verità si potrebbe, ma qua entriamo nel campo delle illazioni pure, si potrebbe pensare che se non fosse stato per l'Armata Rossa che impegnava i tedeschi sul fronte orientale, probabilmente perdevano pure la seconda guerra mondiale. Sì, quella è stata, diciamo, una battaglia che ha destabilizzato molto l'esercito tedesco. Erano molto impegnati da quel Erano fronte. impegnati su due fronti. Se Sì. non avessero avuto di fronte l'Armata Rossa sul fronte orientale e avessero potuto concentrare quel po' di armi che avevano là sul fronte occidentale, io non lo so come finiva. Men che meno avrebbero avuto la facilità che hanno avuto relativa se sono riusciti a fermare gli anglo-americani sulla linea gotica, le residue truppe tedesche. Figuriamoci se avessero avuto la possibilità di mandare sulla stessa linea le forze impegnate sul fronte orientale. Ma qua siamo nel campo delle illazioni, e cioè in quel campo di come sarebbe stato se fosse stato come non è stato. Campo che siccome non è stato consente di dire qualunque Che da sciocchezza. là vedo anche meglio, eh. Esatto. Un certo Carrer parlava in un suo romanzo di ucronie e sostanzialmente quello che ne esce è che con i se e con i ma non Sì, vabbè, è lo stesso concetto di come sarebbe stato se fosse stato come non è stato. state. Ah, se fosse stato. Dopodiché, dopo che tu fai la premessa, se fosse stato, siccome non è stato, poi di tutto quello che vuoi. Nessuno lo può smentire. È vero. È vero, è vero. Poi gli americani, tornando un attimino sul discorso forti del titolo di vincitore della seconda guerra mondiale, hanno potuto dare la narrazione che hanno Cioè, più la preferito. storia la scrive chi vince. Sempre, sempre. La storia del Nord America. Hanno scritto le giubbe blu, non l'hanno scritto gli indiani. Non c'è, Solo ora c'è qualche cenno di rivalutazione di quella storia. Però secondo me anche questa credenza del popolo americano,
dell'armata americana più forte del mondo, adesso anche dopo queste guerre che ci sono state sta venendo rivalutata Scusa, nell'immaginario comune. scusa, perché non basta avere l'arma. C'era il cognato di mio padre che ogni tanto veniva a Palermo. Fra l'altro lui era anche senatore in quel periodo del Partito Liberale, si chiamava Carlo Stagno dal Conte e aveva sposato la sorella di mio padre. E veniva a Palermo e andava all'Hotel delle Palme, se voi non conoscete Palermo, ma che non era troppo lontano da dove noi abitavamo in quel periodo, che abitavamo a Piazza Croce. Allora, in un momento di eccesso di fiducia in se stesso, si era comprato una pistola. Una sera era venuto a fare visita a noi, a Piazza Croce, e prima di andare via disse a mio padre: guarda, ti lascio il portafoglio e ti lascio la pistola, perché se mi fermano mi rubano pure quello. Perché non basta avere la pistola, bisogna essere disposti a È usarla. vero. E cioè quando c'è una condizione di pericolo, sparare per primo. Questa è una metafora, perché non basta avere le armi, bisogna anche essere disposti a usarle. E forse loro sono un esercito che ha molte armi, ma è poco disposto a usarle. Non lo so. Certo che le guerre le perdono. Quello ormai è una costante, una fattualità che non si spiega come, perché onestamente è lo Stato al mondo che spende più soldi in armi. in armi, in No, difesa, ma ha io quel maggior riconosco che numero. sia l'armata più potente del mondo, mentre forse con buona probabilità quella della Persia, così si chiamava una volta, che non debbono essere. Non ci dimentichiamo che Dario contro i 300 Di Sparta. Leonida, mi pare che Sì, sia, sì, sì. di Leonida ha perso. Quindi si possono battere, ma ci vogliono 300 guidati da Leonida. Alcuni milioni guidati da Trump non ci sono riusciti. Mentre, professore, per chiudere, c'è ancora un progetto che Che magari ha in vorrebbe portare mente avanti. a livello culturale o editoriale, che ha qualcosa in mente, un po' per chiudere magari anche Mm, un cerchio. No, per la verità eh, c'è una cosa, ci sono un paio di cose che vorrei fare, ma una che nell'archivio di famiglia ho trovato un certo numero, una ventina, di autografi reali e vicereali, di editti, di lettere, la più vecchia è di Filippo II ed è della fine del Cinquecento, le più recenti risalgono a qualche decennio fa. E volevo fare una mostra nella quale espongo tutte queste autografie reali. Alcuni naturalmente sono borbonici, ma borbonici di Spagna, e altri invece di re di Sicilia. Ce n'è una pure di Vittorio Amedeo di Savoia, che fu re di Sicilia per un certo numero di anni, non molto. E poi di tanti viceré, sempre di Sicilia. E poi anche ce n'è uno di Carlo Felice, che non fu re di Sicilia. Ce n'è una di Vittorio Emanuele III, che partecipa alla nascita del nipote Umberto, per esempio, no? E sono una curiosità che io non credo che gliene frega niente a nessuno, però a qualcuno magari come voi può fare piacere essere coinvolto in queste storie. E questa mi piacerebbe farla in autunno. Poi ce n'è un'altra nella quale sto lavorando con amici, perché ho i 4 volumi
di viaggio in Sicilia, Malta e Lipari di Well, che come voi ben sapete dalla fine del Settecento, ho i volumi integri rilegati addirittura, e pensavamo da tempo di fare una memoria, un lavoro su un gruppo di tavole che interessano il messinese e che vanno da un teatro all'altro, cioè dal teatro di Patti e quindi di Tindari, più precisamente, fino al teatro di Taormina, passando attraverso le isole Eolie, perché ci sono molte immagini delle isole Eolie, passando da Messina, e lì ci sono contenuti storici in alcune tavole, architettonici, archeologici, ma anche antropologici, perché non lo so, c'è la pesca delle vongole a Ganzini, no? E questa è una cosa sulla quale pure vorrei arrivare a un risultato. Ottimo, è davvero bello sentirlo, anche che questi ultimi progetti poi coinvolgano una sfera più ampia Ma tu del non ti semplice illudere, capace che ti coinvolgi. coinvolge me. Chi Sì, lo io, sa? io ne sarei molto contento, Chi lo sa? onestamente. Anche il mio socio. Io posso aiutarla a sponsorizzarlo per... Vabbè, questo speriamo di poterci arrivare. Ragazzi, abbiamo parlato oggi in questa puntata di un sacco di argomenti. Con l'aiuto del professore abbiamo veramente sviscerato la storia della villa, ma anche la storia in generale, intesa come materia. Quindi io mi sento personalmente di ringraziarlo tantissimo del tempo che ci ha dedicato oggi. Ringrazio voi del pomeriggio piacevole, perché la cosa che più mi manca del mio passato è il rapporto con i giovani. E i giovani con i quali avevo il rapporto, siccome insegnavo una materia all'ultimo anno della magistrale, avevano più o meno la vostra età. Di giovanotti. E il rapporto con i giovani, con i ragazzi mi manca, perché è un rapporto sempre fecondo, sia per loro ma anche per me. È un dare e avere. Possono dare molto. Ho avuto sempre un bel rapporto con i ragazzi. Tra l'altro i miei allievi erano tutti ingegneri, perché già avevano fatto la Erano alla triennale. fine ormai. Questo avviene. Ragazzi, rinnovo i miei ringraziamenti al professore, grazie per averci seguito in questa puntata. Vi faccio salutare al professore. Arrivederci. Ciao a tutti al Un 3 saluto al CFU. 3CFU Podcast.